Benvenuti su Mente Criminale, il canale YouTube interamente dedicato al true crime. Io sono Marta e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi trattiamo degli aggiornamenti che stanno venendo fuori nelle ultime settimane sul caso Denise Pipitone. Vi ricordo, per coloro che non conoscono il canale e che non sono iscritti, che circa 2 mesetti fa ho realizzato un video che si concentrava sulla ricostruzione della vicenda riguardo la sparizione della bambina, che vi linko qui in alto nella bandina e potete recuperarlo se magari non vi è chiaro qualche passaggio. Ovviamente vi consiglio di vederlo se non l'avete ancora visto, perché potrà aiutarvi per comprendere il video di oggi. Qualcuno finalmente dopo 17 anni sarà capace di rompere il muro di silenzi che si è creato nell'arco di questo lungo tempo? Piera Maggio dice: siamo parecchio stanchi, sono molto provata, si parla di mia figlia là dentro, quindi può fare solo male. Queste sono le parole che ha pronunciato Piera Maggio all'uscita dal tribunale di Marsala dopo che martedì 23 novembre si è tenuta l'udienza per decidere se accogliere la richiesta di archiviazione nei confronti dei 4 indagati oppure proseguire con le indagini. La procura di Marsala infatti ha chiesto l'archiviazione per tutti e 4 gli indagati, che sarebbero Anna Corona, Giuseppe Della Chiave e i 2 coniugi indagati per falsa testimonianza. L'archiviazione sarebbe stata chiesta infatti perché non esistono elementi a carico di queste persone. Il problema è che purtroppo a carico di Anna Corona di materiale ce ne sarebbe tantissimo, e vi ricordo che c'è gente che è finita all'ergastolo per molto meno. Fuori dal tribunale si sono incontrati entrambi i genitori biologici di Denise Pipitone, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, con Tony Pipitone, che sarebbe, diciamo così, il padre adottivo della bambina, di cui la bambina porta il cognome. Pensate che i due non si vedevano da tantissimo tempo, precisamente dal 2015, in occasione del processo d'appello di Jessica Pulizzi. Oggi, come allora, infatti, ruota tutto attorno agli indizi, attorno ad intercettazioni, che sono la matrice di questo caso, dal momento che non ci sono mai state delle prove, e soprattutto questa volta gira tutto intorno ad una nuova intercettazione che è stata captata il 24 maggio di quest'anno tra Anna Corona e la figlia Alice Pulizzi mentre erano in commissariato. Una frase che sicuramente avrete sentito in tantissimi programmi e salotti TV. Questa frase dice: "Lu vo sapiri cu futtanno? Lu vo sapiri? Io cu Giuseppe", detto a bassa voce fra le 2 donne. Ebbene, chi è questo Giuseppe? È in realtà un punto abbastanza confuso della vicenda, perché in questa storia del rapimento della bambina ci sono moltissimi Giuseppe. C'è Giuseppe Della Chiave, c'è un altro Giuseppe che è all'interno appunto del corpo di polizia nel commissariato di Mazzara del Vallo. Però per il legale della famiglia Maggio, Giacomo Frazzitta, non ci sarebbero dubbi sul fatto che questo Giuseppe sia proprio Giuseppe Della Chiave, uno degli indagati per il quale però è stata chiesta l'archiviazione. E per Giacomo Frazzitta non ci sarebbero dubbi sul fatto che questa intercettazione possa riguardare proprio la sorte della bambina, ed insieme ad altre intercettazioni che sono state acquisite proprio dalla difesa è stato un elemento fornito alla procura proprio per opporsi alla richiesta di archiviazione. Peccato che per i legali di Anna Corona questa frase non esiste, non è mai stata pronunciata, e la Corona nel frattempo attende fiduciosa sulla buona riuscita per lei delle indagini. Eppure la sua assenza in tribunale si percepisce, ed è anche assente Giuseppe Della Chiave. Però il problema non sussiste dal momento che la loro presenza non era necessaria ad un'udienza che è durata circa 3 ore. È chiaro però che per quanto riguarda la Corona c'è molto più da temere rispetto invece a quanto possa temere Giuseppe Della Chiave, perché nei confronti della Corona in realtà ci sono molti più elementi, molte più intercettazioni che la possano mettere con le spalle al muro. Il legale della famiglia della piccola, Giacomo Frazzitta, vuole vederci chiaro ancora una volta. Infatti ha chiesto che venga risentita la ex vicina di casa di Anna Corona, la signora Giacoma Pisciotta, che avrebbe rivelato di aver sentito alcuni rumori strani provenienti dall'abitazione della Corona la notte del sequestro della piccola. Ci sono anche delle altre cose in realtà che non tornano. Infatti sempre il legale della famiglia Maggio ha chiesto che venga risentita anche Francesca Adamo, che è l'ex collega
di Anna Corona, che lavorava insieme a lei all'interno dell'albergo Ruggero II. Infatti la donna ha cambiato molto spesso la sua versione. Durante la sua deposizione in tribunale, infatti, avrebbe detto di aver messo l'orario di uscita della collega, mentre quest'anno ai microfoni di Storie Italiane avrebbe detto di aver messo la firma. Intanto il GIP di Marsala non ha ancora preso una decisione in merito alla archiviazione e si è concesso del tempo per poter decidere in modo un po' più appropriato, ma non essendo termini perentori non si sa bene quando se ne parlerà. Una giornalista chiede a Piera all'uscita dal tribunale: cosa decide di Piera? Lo sapete tutti. La verità vogliamo. Anche qualora venisse accertato che Anna Corona abbia lasciato l'hotel Ruggero II prima delle 15:30, dove lavorava ai tempi del rapimento della piccola, questo non avrebbe alcuna rilevanza penale. Sono proprio queste le parole della procura in merito allo spostamento della Corona. Peccato che la chiave della vicenda stia proprio nella localizzazione di Anna Corona, una localizzazione che per Francesca Adamo, quindi la collega di lavoro, la vuole all'interno dell'albergo anche durante l'orario del rapimento della bambina. E tra l'altro è l'unica persona a dire che in quel frangente la donna si trovasse ancora sul posto di lavoro. Sì, è vero, la donna è stata vista intorno alle 11:30 dal cuoco che le preparò personalmente il pranzo, ma dopo quell'orario nessuno vide più la donna in giro. Giacomo Frazzitta chiede che le donne vengano quindi riascoltate perché entrambe nelle loro deposizioni non sono credibili. Infatti tutte e due ogni volta hanno cambiato le loro versioni, creando quindi delle contraddizioni. Ma ciò che mi chiedo è: dopo ben 17 anni dalla scomparsa della piccola, queste testimonianze che si basano su delle dichiarazioni fatte già all'epoca sarebbero tuttora attendibili? O meglio, la memoria umana dopo 17 anni è ancora attendibile? La nostra memoria può ricordarsi delle cose a distanza di molto tempo, però queste cose devono essere registrate nel nostro archivio come delle cose che hanno una priorità elevata. Infatti il nostro cervello tende ad eliminare dal nostro sistema di memoria dei ricordi superflui. Prima che si sapesse della notizia riguardo il rapimento della bambina durante l'arco temporale della mattinata, diciamo che ogni persona si è alzata la mattina, si è recata sul posto di lavoro e ha svolto le proprie mansioni, come ha fatto tantissime altre volte. Perché un qualche passaggio di quella normalissima mattinata dovrebbe rimanere impresso nella mente delle persone? Non c'era infatti l'emozione del bisogno di registrare per il nostro cervello. Non c'erano tutte quelle attenzioni che normalmente una persona mette in atto quando sa che deve ricordarsi di qualcosa. Infatti quella era una mattinata come tutte le altre. Quando una persona è spettatrice di un avvenimento molto toccante, molto importante per la nostra memoria, ovviamente quel ricordo ha una certa priorità nel nostro archivio mentale e il nostro cervello lo incamera affinché un giorno se lo possa continuare a ricordare. Quanto possono essere quindi credibili o utili alle indagini delle testimonianze che non fanno altro che screditarsi di volta in volta? Eppure il fulcro della nostra vicenda sta proprio lì: stabilire, fidandosi della sola memoria dei presenti, se Anna Corona si trovava in albergo tra le 11:37 e le 11:48 per poter decidere se la donna ha avuto un coinvolgimento materiale nel rapimento della bambina. Però tenete a mente che Pietro Pulizzi, il papà biologico della bimba, quando seppe del rapimento della figlia, la prima cosa che fece fu sospettare proprio dell'ex moglie e della figlia Jessica, tant'è che il primo posto in cui si recò Pietro fu proprio il parcheggio del Ruggero II, dove appunto lavorava l'ex moglie. Mise la mano sul cofano della macchina per verificare se era caldo, così da lì avrebbe potuto capire se la macchina era stata utilizzata di recente. Però constatò lui stesso che il cofano era freddo. Ovviamente bisognerebbe capire se queste frasi molto compromettenti Anna Corona le ha veramente dette. E questo infatti il quesito fondamentale da risolvere, focus dell'opposizione alla richiesta di
archiviazione della famiglia Maggio, che forse chiederà che venga nominato un nuovo consulente. Quindi il giudice potrebbe optare per fare approfondire queste intercettazioni che potrebbero far vacillare la posizione della Corona. Infatti, in una di queste nuove intercettazioni, Anna Corona si sfoga con sua mamma e durante questa loro chiacchierata viene citato un misterioso Luigi che ci sarebbe portato qualcuno. Infatti la conversazione dice proprio questo: quello che io cerco e ho sempre cercato io, anch'io a volte penso che Luigi ce l'ha portata, risponde la madre. Ma il passaggio più compromettente è proprio il seguente, un punto in cui sembra che Anna Corona quasi si confessa con la figlia Alice, dicendo: lo vuoi sapere che è stato quella volta? E la figlia: ti sento. Lo vuoi sapere? Io con Giuseppe. Poi si vede, dice la figlia. Alice, non ne devi fare parola con nessuno, se no davvero con te non ci parlo più. Noi stavamo venendo da te, dice la figlia Alice, e gli hai detto che eri al mercatone, invece stavate venendo da me. Teniamo a mente che la Corona sapeva di essere indagata e che verosimilmente da questa sua posizione ne deriva il fatto che i suoi mezzi di comunicazione siano sottoposti ad intercettazione. Del resto la Corona c'è già passata, quindi sa benissimo come funziona. È molto difficile che lei pensi di non essere intercettata. È possibile che sia stata tanto incosciente da pronunciare delle frasi del genere sia con la figlia sia con sua mamma? Lo potrei capire se magari Anna Corona fosse stata una persona che non è mai stata indagata, magari per qualche reato, e quindi non sa come funziona in questi casi, però comunque la Corona è recidiva, è una persona che è già stata sottoposto a un procedimento giudiziario e tendenzialmente sa come si ci muove in queste situazioni. Quindi mi viene molto difficile pensare che in realtà la Corona non potesse avere il dubbio di essere intercettata, e comunque sono delle frasi abbastanza delicate da dire per telefono, e quando ricopri la posizione di indagato dovresti mettere in conto il fatto che le tue comunicazioni possano essere captate. Frazitta ovviamente ha presentato tutte queste intercettazioni come elementi per opporsi alla richiesta di archiviazione e nutre anche molti dubbi sul consulente della procura, Roberto Genovese, che per espletare le sue attività molto delicate, direi, si sarebbe avvalso di un software vecchio del 2001, metodi utilizzati dal consulente che però per la procura sarebbero idonei. Ci sono almeno 4 passaggi che vengono contestati, che sono stati trascritti dai carabinieri di Trapani. In sostanza, i consulenti della famiglia Maggio ammettono l'esistenza di queste frasi che sono state dette dalla Corona, mentre i consulenti dell'accusa negano che queste frasi esistano. Com'è possibile? Com'è possibile che i consulenti della parte offesa ammettano l'esistenza di queste frasi che si sentono anche in modo abbastanza distinto e che invece i consulenti della procura non sentano nulla? È molto strano. È possibile magari che i consulenti della procura non riescano a captare, a sentire bene queste conversazioni proprio perché utilizzano un software molto vecchio e quindi l'unico limite sarebbe di natura tecnica? È anche vero però che esistono dei software molto recenti che ogni tanto fanno cilecca, però è anche vero che una frase non si può ricostruire da zero. È possibile che un audio che sia stato intercettato, captato, sia stato magari captato in malo modo, oppure sia sporco da rumori ambientali, da rumori che dipendano anche dal malfunzionamento delle apparecchiature, però è anche vero che se una frase esiste non si può negare il fatto che esista. In questo caso, visto che ci sono 2 visioni molto diverse, magari suggerisco nominare un terzo consulente potrebbe rappresentare una soluzione. Non solo per le intercettazioni, ma anche per gli avvistamenti in realtà ci sarebbero delle novità. Un signore che afferma di aver visto una bimba molto somigliante a Denise nel 2004 in Marocco. Questo signore si chiamerebbe Alberto Fraese D'Amato, un testimone che dice di essere fermamente convinto di aver visto la bimba il 4 settembre del 2004 in Marocco mentre si trovava con dei suoi amici presso un autogrill. La bimba
infatti era in compagnia di una donna marocchina e di una donna siciliana. La bambina però sembrava serena, era tenuta per mano da una delle donne e tutte e tre sono entrati in autogrill. L'uomo si è accorto di questa somiglianza con la bambina che era appena sparita da Mazara del Vallo e subito si è recato presso l'albergo in cui alloggiava per prendere la sua macchina fotografica per fare una foto alla bambina, ma al suo ritorno le due donne con la bimba erano sparite. L'uomo dice che la bimba somigliava moltissimo a Denise, tant'è che aveva anche un segnetto sul viso e l'ha vista anche abbastanza da vicino. Infatti lui dice di aver visto la bimba a distanza di 2 metri, però l'uomo non si è fermato al solo avvistamento di questa possibile Denise. Infatti ha detto che quando è ritornato in aeroporto a Milano Malpensa ha provveduto subito a fare la sua denuncia, però dopo la sua denuncia non si è saputo nulla. In realtà l'uomo avrebbe nuovamente denunciato il fatto poco dopo, quindi comunque Alberto si sarebbe mosso in realtà abbastanza subito dopo l'avvistamento di questa ipotetica Denise. Quindi questa testimonianza è una testimonianza che in realtà non è nuova. L'uomo ha comunque provveduto a mettere in atto tutta una serie di operazioni legali affinché la bambina venisse ritrovata. Ma perché questa testimonianza viene fuori solo adesso? L'iter per la costituzione della commissione d'inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone si sta rivelando più complicato del previsto. La proposta, infatti, è di iniziativa dei deputati del PD Alessia Morani e del siciliano Carmelo Miceli. Il testo, infatti, era stato depositato a Montecitorio il 24 maggio scorso e da allora è stato per mesi in attesa di assegnazione. Dapprima si è verificato uno stop per improcedibilità all'ipotesi di procedere in sede legislativa nella competente commissione affari istituzionali di Montecitorio, modalità che avrebbe accorciato sicuramente i tempi evitando il passaggio parlamentare. Di recente poi sono emerse in realtà delle novità che potrebbero portare di fatto all'affossamento della commissione d'inchiesta ancora prima di nascere. Infatti ci sono tantissimi emendamenti da parte di molti parlamentari che fanno parte di più partiti, che chiedono che la commissione d'inchiesta non si occupi esclusivamente o specificatamente del caso su Denise Pipitone, bensì si allarghi e si occupi della scomparsa dei minori in un vasto arco temporale. Qualcuno in pratica vorrebbe che fosse istituita una commissione per i bambini scomparsi in Italia piuttosto che una commissione fatta ad hoc per la scomparsa di Denise. Altri parlamentari invece di altri partiti vorrebbero che si facesse una commissione di inchiesta sulle scomparse successive al 2007, cosa che in realtà escluderebbe il caso di Denise Pipitone. La motivazione di questo rallentamento in realtà ancora appare poco chiaro. C'è infatti chi ipotizza l'esistenza di scambi politici, essendoci altre richieste per numerose nuove commissioni che sono ferme da moltissimo tempo. Tra le altre cose, un aspetto molto importante che potrebbe sviscerare la commissione di inchiesta alla Camera sarebbe di riesaminare il materiale relativo alla scomparsa della piccola, che è stato raccolto in seguito alle richieste effettuate dalle forze dell'ordine e dalla magistratura e dalle ricerche che sono state realizzate dai media. In sostanza sarebbe una sorta di commissione istituita per effettuare un controllo su tutto il materiale probatorio che è stato raccolto. Inoltre, questa commissione potrebbe essere molto utile per verificare se ci sono stati fatti, atti e condotte commissive o omissive che abbiano costituito o costituiscano un ostacolo, un ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale. Diciamo che la commissione avrebbe molti aspetti su cui poter lavorare, avrebbe molte carte da giocare per far luce sulla scomparsa di Denise Pipitone. Infatti avrebbe il potere di interagire con la procura e chiedere di ripetere l'inchiesta, disporre suggerimenti ai pubblici ministeri, operare nuove investigazioni, sequestri, perizie, ravvisare particolari criticità, incompatibilità ambientali o legittimo sospetto, persino richiedere alla Cassazione di spostare di sede il processo. In ogni caso, ad oggi, che è domenica 19 dicembre nel momento in cui sto girando questo video, il GIP del Tribunale di Marsala non ha ancora deciso se procedere con l'archiviazione
o meno, e non conosciamo neanche i tempi che impiegherà la procura per mettere in atto questa decisione. Ovviamente spero che nel frattempo, magari nel frattempo in cui editerò il video e lo pubblicherò su YouTube, magari spero che possano aver preso una decisione definitiva e spero ovviamente positiva. Un'altra cosa che mi auguro fermamente che la procura faccia è quella che possa lavorare in modo obiettivo sulle intercettazioni che sono state raccolte nell'ultimo anno e che ovviamente possa riesaminare tutto il materiale che è stato raccolto in questi anni, e spero che il lavoro della procura sia quanto più obiettivo possibile. Ovviamente sarà mia cura e mia premura aggiornarvi via via su tutte le questioni che sorgeranno sul caso e sulla decisione che prenderà la procura. Fino ad allora ovviamente restiamo in una sorta di limbo e come tutti spero ovviamente che il caso finalmente possa avere una fine positiva, soprattutto per la famiglia Maggio. Con questo io concludo il video aggiornamento di oggi su Denise Pipitone. Qui giù in basso potete lasciare il vostro commento riguardo alle vostre personali considerazioni. Ovviamente vi invito sempre ad essere molto rispettosi e molto obiettivi, perché comunque si parla di vicende processuali, non si parla di considerazioni personali. Vi invito ad essere molto rispettosi nella formulazione dei vostri commenti, perché comunque la famiglia Maggio sta attraversando un momento molto delicato, soprattutto in questa fase in cui il GIP si deve pronunciare su una richiesta di archiviazione che potrebbe decidere le sorti di questo caso. E soprattutto vi invito ad essere rispettosi per quanto riguarda anche sia l'attività degli inquirenti che prosegue senza sosta e anche per le persone che sono coinvolte all'interno del caso. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo al nostro prossimo appuntamento, sempre qui su Mente Criminale.